benvenuti nel mio canale. Io sono Marina Cafueri e quella che vedete è la maglia Ortensia. Oppure canotta, potrebbe essere anche una canotta perché in effetti parte come una canotta e poi finisce piano piano ad essere una maglietta che possiamo anche poi far proseguire con la manica e farla anche manica 3/4 o manica lunga fino al polsino, dipende poi da noi, da che cosa a noi piace. Ortensia perché? Perché se notate, se l'avete riconosciuta, ha lo stesso identico punto che ho utilizzato per lo scialle Ortensia, che trovate sempre nel mio canale. Quindi se volete fare l'abbinamento con maglia e scialle dello stesso colore in modo tale da poterlo abbinare, sarebbe veramente un'ottima idea. E un top down, quindi partiamo tutti insieme dal nostro collo, poi volendo possiamo realizzare la bordura, ma volendo possiamo lasciarlo anche semplicemente con il bordo a maglie alte. Quindi partiremo insieme, vi mostro come eventualmente fare uno scollo più ampio o più piccolino, vi spiegherò tutto nei minimi dettagli. Lo sapete che vi accompagno proprio, vi prendo per la mano e vi accompagno proprio passo passo in tutti i miei tutorial. Qui vedete che ho adottato due tipi di filati, quindi uno è l'amigurumi cotton e l'altro, ma ve lo spiego poi dopo, è una cake che mi era avanzata. Il sotto è abbondante, nel senso che non l'ho voluto aderente, quindi possiamo tranquillamente metterlo, vedete? Questa è una taglia 44, ma sotto l'ho reso più morbido, ecco, diciamo così. Ho fatto una bordura differente. Ecco, io spero che vi piaccia e spero che state tutte bene, tutti benissimo, anzi, non bene ma benissimo, e quindi ci armiamo di uncinetto e filo e andiamo subito al lavoro. Eccoci qua pronti a partire con la nostra maglia o canotta, in base poi a quello che voi vorrete fare. Ortensia ha lo stesso nome dello scialle del quale trovate appunto il tutorial nel mio canale. Preciso che chiunque voglia iniziare la canotta oppure la maglia Ortensia deve partire insieme a me da questo punto, proprio perché, come mi ripeto, è un top down, quindi noi partiremo dal collo. Vi mostro adesso qualche calcolo. Ecco qua. Allora, prima cosa, il numero di uncinetto che utilizzerò per iniziare è il 3,5. Subito, man mano nel tutorial, ovviamente vi accompagno dall'inizio alla fine, ok? Soprattutto nei punti un pochino più critici, se ce ne sono, se ce ne dovessero essere, passerò poi al 3. Quindi tenete a portata di mano un uncinetto 3,5 e un uncinetto 3. Il filato che ho utilizzato è circa 150 grammi del bianco, che è l'amigurumi cotton. Visto e considerato che in un lotto io avevo solo un lotto di questo filato, bellissimo tra l'altro, come vedete, ci sono solo 200 grammi, sapevo già che non mi sarebbe bastato, quindi avendo io avanzato una cake da un progetto già fatto, da una creatura già fatta, adesso voi vedete questa perché è la fine della cake, ho voluto utilizzare questa cake che era rimasta singola, perché in un lotto per le cake fino all'anno scorso ce n'erano due, però erano più piccoline di quella nuova che c'è adesso. A proposito della nuova, al posto di questo potreste utilizzare la cake nuova che si chiama Puzzle, sempre sul sito Ice Yarn. Se vi piace, ecco, questo tipo di sfumature cromatiche. Certo, non c'è questo colore perché questa era la remix, adesso c'è un altro tipo di cake, anzi ve la faccio anche vedere. Ecco, ne approfitto così vi faccio vedere anche il confronto. Allora, questa qui è la vecchia cake, vecchia.
tra virgolette, vecchia cake chiamata Remix, che non esiste più. La vendevano in cake da 150 grammi, era 50 cotone e 50 acrilico, per un totale di 600 metri. Non c'è più. Adesso hanno questa che si chiama Cake Puzzle, e sono sempre 150 grammi e sono però 1000 metri, quindi sono 400 metri in più. Questo va bene per fare anche un lavoro molto più lungo, quindi voleste mai fare anche l'abitino, ecco, con questo riuscite a scendere molto bene con una sfumatura eccellente. È un cotone organico, tra l'altro, quindi è più, addirittura più pregiata di questa. Più pregiata, questo era semplice cotone, questo è un cotone organico, più un acrilico anti-peeling, quindi antipallini. Così vi ho fatto vedere tutto. Non è mia, tra l'altro, ma è della mia amica che l'ha acquistata perché vuole appunto Hortensia Scialle, quindi glielo stavo realizzando. Come vedete, questa è l'Hortensia Scialle. Se volete puoi fare l'abbinamento anche con Hortensia maglia o canotta che sia. E così vi ho fatto vedere anche questo filato. Io per la mia maglia Hortensia ho utilizzato circa 100 grammi, ok? Circa, secondo me anche un pochino meno, per fare la parte sotto che mi rende una taglia 44. Parliamo ora di quante catenelle dobbiamo realizzare per il nostro scollo iniziale. Ok, io ho realizzato con i filati che avete visto e con l'uncinetto numero 3,5 140 catenelle. Con 100 voi provate a fare 140 catenelle esattamente come me, la inserite dalla testa, la appoggiate sul vostro scollo e guardate se vi può andar bene come dimensione. Ok, quindi non c'entra la taglia in questo caso, c'entra l'ampiezza che voi sceglierete per la vostra ortensia. Detto questo, se 140 catenelle vanno bene, seguite me esattamente con queste proporzioni: 30 e 30 per le spalle, 38 e 38 per il davanti e il dietro, più 4 angolini, che vuol dire una catenella per ogni angolo, totale 140. Nel caso in cui fosse troppo lunga questa catenella, perché voi la volete più stretta, oppure perché stiamo parlando di realizzare una canotta o un abitino o una maglietta per la vostra bimba e quindi dobbiamo avere uno scollo più piccino, allora a questo punto dobbiamo togliere le maglie per ogni lato in modo identico. Cioè, se togliamo soltanto 2 catenelle per ogni lato, toglieremo 2 qui, 2 qui, 2 qui e 2 qui. Gli angoli rimangono. Ok? Se dobbiamo aggiungere invece delle catenelle, ne aggiungeremo 2, 2, 2 e 2. Ok? Totale 8. Oppure dovete togliere 20 catenelle, ne toglierete 5, 5, 5, 5. Dovete aggiungere, aggiungerete 5, 5, 5, 5. Ok? L'importante è togliere o aggiungere in modo equo, in modo uguale, per ogni lato le maglie che voi dovete togliere o aggiungere. Ok? Spero sia chiaro questo concetto, è semplicissimo. Detto questo, io direi di partire con il tutorial. Benissimo, prendiamo il nostro filo, il nostro uncinetto, con una piccola torsione facciamo la nostra prima asolina e adesso andiamo a fare le nostre catenelle di base. Nel mio caso saranno 140 catenelle, nel vostro avrete sicuramente fatto uno schemino, come vedete subito sotto le mie mani, uno schemino con le catenelle che occorrono a voi, ok? E quindi avrete sicuramente proporzionato
il numero delle catenelle che vi servono e quindi andrete avanti col vostro schema. Per quanto mi riguarda, andrò avanti con le mie 140 catenelle. Quando arrivate alle 140 catenelle, tenete bene le vostre catenelle di fronte a voi nella parte dritta, vedete questa è la parte rovescia, questo è il dritto, le tenete in questo modo e le fate passare attraverso le dita in modo tale da ricongiungerci con la prima catenella e fa inserire la testa dell'uncinetto per non perderla, in questo modo. Sentitele come abbaiano, tutte e due, Gaia e Luna. Abbiamo inserito la testa dell'uncinetto, prendiamo ora il filo portante e lo passiamo dentro. E così abbiamo chiuso il nostro primo giro. Dimenticavo, sto realizzando una taglia 44 che è ancora la mia. Allora, questo lo togliamo, se no vi do un pochino di fastidio durante la lavorazione. Io ovviamente sto facendo un campioncino proprio per farvi vedere come iniziare e qui va bene. Poi dopo però andiamo a lavorare proprio il capo vero e proprio, ok? Quindi diciamo il campioncino mi serve per andare avanti velocemente, visto che io, come avete visto, la maglia l'ho già realizzata, orchidea. E di conseguenza partiamo con il campioncino, arriviamo fino a sotto l'ascella e poi a quel punto partiamo col progetto reale. Quindi abbiamo chiuso il nostro cerchio magico con una maglia bassissima, partiamo subito con metà del nostro angolo, quindi facciamo le 3 catenelle che sostituiscono sempre la nostra maglia alta e andiamo ad affiancare una maglia alta e questo è metà del nostro angolino. Ok, adesso dobbiamo andare a fare, vi mostro, fingiamo di essere qui. Ok, andiamo a realizzare 30 maglie alte, in totale 30 maglie alte per la nostra spalla. Quindi su ogni catenella di base entriamo e faremo una maglia alta su ogni catenella di base. E dobbiamo farne in totale 30. Andiamo avanti così fino a 30. Arrivati a 30 maglie alte andiamo a fare il nostro angolino. Quindi entriamo nella 31esima e facciamo 2 maglie alte, due catenelle e ancora 2 maglie alte nello stesso spazio. Bene, ricominciamo col nostro bordo e dobbiamo fare questa volta 38 maglie alte per la schiena. Quindi entriamo subito nella prima maglia alta, nella prima catenella disponibile. Iniziamo con le papere. Quindi 1, 2, una maglia alta dentro ogni catenella di base e andiamo avanti così fino a 38, calcolando non queste due ovviamente che fanno parte dell'angolo, solo quelle che stiamo facendo singolarmente. Realizzato anche le nostre 38 maglie alte per la schiena, andiamo, ovviamente voi non ne avete così poche, questo è il campioncino, andiamo nella 39esima e andiamo a fare nella 39esima 2 maglie alte, due catenelle e di nuovo 2 maglie alte.
Perfetto. Adesso dobbiamo fare questo lato, il lato della spalla opposta, quindi 30 maglie alte, sempre una in ogni catenella di base. 2, 3 e via dicendo fino a 30, una maglia alta su ogni catenella di base. Contatene 30 ovviamente senza calcolare l'angolo, ok? Realizzato anche il lato dell'altra spalla, andiamo a fare questo angolino. Quindi entriamo nella 31esima maglia e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo nella stessa catenella e facciamo le altre 2 maglie. Bene, non ci rimane che finire la parte frontale con 38 maglie alte, una in ogni maglia alta, neanche catenella di base. Non c'è niente da fare, se non faccio papere io ci provo a non farle, ma non c'è verso. Allora, una in ogni catenella di base, una maglia alta in ogni catenella di base. E andiamo avanti fino ad arrivare a 38. E così abbiamo realizzato anche la parte frontale con 38 maglie alte. Ribadisco, questo è un campioncino, ok? Ovviamente voi avrete altre misure che sono poi queste, ok? Questo è solo un campioncino che sicuramente voi dite, ma com'è possibile? Tu è così piccolo? È piccolo perché è un campioncino, ma l'avevate già capito. Ok, quindi ricordate che siamo partiti con 2 maglie alte ed era la metà del nostro angolino, quindi andiamo a completarlo. Cosa facciamo? Questa è la nostra 38esima maglia, andiamo nella 39esima, che è poi questa maglia dove siamo già partiti, entriamo nella stessa catenella dove abbiamo fatto queste 2 maglie alte e completiamolo con altre 2 maglie alte e così abbiamo il nostro angolo, ma come vedete manca la chiusura, manca l'unione di queste parti. Per fare l'unione da adesso in poi faremo sempre così, quindi filo sull'uncinetto, conto la prima catenella che era la sostituta della nostra maglia alta, 1, 2 e 3, vado nella terza della prima serie di 3 catenelle che ho fatto, quindi partendo da sotto 1, 2 e 3. Entro con la testa dell'uncinetto, prendo il filo e chiudo tutto insieme, così mi ritrovo esattamente nel centro del mio angolino. E questo è il nostro primo giro. Iniziamo il secondo giro. Allora tiriamo su 3 catenelle che sostituiscono sempre la prima maglia alta più una maglia alta. Benissimo. Adesso dobbiamo fare degli archetti, quindi faremo 3 catenelle. Saltiamo 2 maglie di base e nella terza entriamo e facciamo una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e nella terza facciamo una maglia bassa e andiamo avanti così con 3 catenelle, saltiamo 2 maglie alte di base e nella terza una maglia bassa. 3 catenelle, maglia bassa nella terza, 3 catenelle, maglia bassa nella terza, maglia bassa nella terza. Ecco, vi potreste trovare con questo problema. Ecco, tra l'altro sono felice che sia successo così. Se per caso succede a qualcuno di voi, sa come che c'è sempre una soluzione e che bisogna trovare il modo per andare avanti. Quindi
partiamo dal presupposto che gli archetti devono essere pari. Ok, e quindi io ne ho già di pari. Se ne faccio uno in più diventa dispari, ok? E poi comunque non ho lo spazio per farne uno in più. Quindi che cosa faccio? Se voi vi trovate così nello stesso mio punto, allora togliete questa maglia bassa, tolgo anche le 3 catenelle così vi faccio vedere. Andiamo a togliere anche la maglia bassa precedente, quindi sono al penultimo archetto. Ho le mie 3 catenelle, dovevo saltare 1 e 2 maglie alte e andare nella terza. Invece, sapendo che qui me ne avanza una, io salto 3 e vado nella quarta, faccio una maglia bassa, poi di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il mio filo e vado direttamente a fare il mio angolo, che è formato da 2 maglie alte, 2 catenelle e rientrando nello stesso angolo 2 maglie alte. Ok? Quindi mi raccomando, abbiamo rubato una maglia a destra manca, ci siamo trovati con un problema e l'abbiamo risolto. Questo è essere creative, ok? E ricordate che dobbiamo avere archetti di numero pari, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ovviamente voi ne avete molti di più. E poi si prosegue. Quindi abbiamo fatto il nostro angolo, 3 catenelle, 1, 2 e 3. E faccio la mia maglia bassa e di nuovo 3 catenelle, salto 2 maglie di base, nella terza faccio la mia maglia bassa, 1, 2, 3, salto 2 maglie di base, nella terza maglia bassa e vado avanti così, saltando sempre 2 maglie di base, facendo 3 catenelle, salto 2 maglie di base e una maglia bassa nella nella terza maglia alta, 2, 3, 1, 2 e 3, 1, 2, 3, 1, 2 e 3, 1, 2, 3, 1, 2, entro nell'archetto, nell'angolo, scusatemi, e faccio 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ho un numero pari, ovviamente voi ne avete di più, ho un numero pari, va benissimo. Ora ci ritroviamo nello stesso lato dove abbiamo avuto delle difficoltà e quindi ci comporteremo nello stesso modo. Facciamo finta di niente. 3 catenelle, 1, 2 nella terza maglia bassa, 1, 2, 3, 1, 2 nella terza maglia bassa, andiamo avanti così fino alla fine. Io avendo gli stessi numeri di maglia ovviamente da questa parte e da questa troverò lo stesso problema e mi comporterò nello stesso modo. E voi invece sicuramente non avete questo problema, ma sono, ripeto, contenta che ciò sia accaduto per farvi vedere come difenderci da questo problema. Vedete? Mi ritrovo nello stesso punto, con lo stesso problema. Quindi io torno indietro e farò 1, 2, qui dovrei fare la maglia bassa, ma la faccio nella quarta, quindi una maglia più avanti, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3 e vado qui. Solo nel caso in cui vi trovate col mio problema, ok? E ho fatto il mio angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Andiamo avanti. 1, 2, 3 catenelle, salto 2 nella terza maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa.
le ultime 2 maglie da saltare, entro nell'angolino e faccio 2 maglie alte e adesso io ho completato il secondo giro, ma devo unirlo. Quindi uniremo sempre in questo modo: filo sull'uncinetto, contiamo le 3 catenelle a partire dall'inizio, le 3 catenelle che sono la prima partenza, giusto? Abbiamo sostituito la maglia alta con queste 3 catenelle, quindi partiamo da sotto, contiamo 1, 2 e 3. Entriamo con la testa dell'uncinetto, prendiamo il filo e chiudiamo tutte e 3 insieme. Ed eccoci qua che abbiamo unito il nostro secondo giro. E vedete che nonostante abbiamo avuto una maglia in meno da una parte e dall'altra, comunque sia, si va avanti lo stesso. Per essere proprio certe, voi controllate quanti archetti avete nella parte frontale, se sono identici a quelli del vostro retro. Stessa cosa, controllate di avere gli stessi numeri di archetti anche nella vostra spalla, ok? Quindi da questa parte e da questa. Fatto questo, possiamo fare il nostro terzo giro. Vi dicevo, è importante anche far vedere cosa fare in caso di, perché in base alle catenelle che voi mettete vi potete trovare di fronte a determinati problemi. L'importante è capire che non esiste il problema, esiste sempre la soluzione e l'avete vista. Benissimo. Allora, dall'angolo si riparte e sempre con le famose 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e si parte sempre così, ok? Più una maglia alta affiancata, quindi in totale sono 2 maglie alte. La partenza è sempre la stessa, quindi sono 3 catenelle che andiamo a bloccare con una maglia bassa nel primo archetto. Ora in questa maglia bassa, prima facciamo una catenella, in questa maglia bassa andiamo a fare un punto puff o punto, come lo chiamo io, che amo chiamarlo così, punto palloncino. Non è così difficile perché alcuni mi dicono non riesco a farlo. Provate insieme a me. Allora, il filo va sull'uncinetto e provate a fare una maglia alta semplice, quindi entriamo nel punto basso, prendiamo il filo e con la maglia alta ci ritroviamo qui a doverla lavorare, invece noi semplicemente non la lavoriamo. Tutto qui e teniamo fermo il filo col dito medio. Questa è la prima volta. Entriamo di nuovo dentro al punto basso, tiriamo fuori il filo e altezza della maglia che abbiamo fatto prima. Filo di nuovo sull'uncinetto, rientriamo ancora una volta, questa è la terza volta, e tiriamo su il filo come la precedente. Carichiamo di nuovo il filo sull'uncinetto, facciamolo passare dentro, ma saltiamo l'ultima asolina. Ecco che ne abbiamo solo più 2 sull'uncinetto, prendiamo il filo e lo facciamo passare dentro. Abbiamo fatto il nostro punto palloncino. Una catenella, scendiamo ora in questo archetto a fianco al punto palloncino o punto puff, che è il suo nome corretto. Abbiamo fatto la maglia bassa, ora facciamo 3 catenelle, entriamo nell'archetto successivo, maglia bassa, una catenella e rifacciamo il punto palloncino, quindi 1, 2 e 3. 3 volte il filo sull'uncinetto, passo dentro, lascio la prima asolina più quella che mi è rimasta, chiudo, maglia bassa, entro nell'asolina, tiro su e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, entro nell'asolina successiva, maglia bassa, una catenella, entro nell'ultimo punto basso e faccio di nuovo il punto palloncino, 1, tirando su 2, tirando su 3. Prendo il filo, lo porto dentro, ho solo più 2 asoline, prendo il filo, chiudo, una catenella, entro nell'asolina, maglia bassa e 3 catenelle finali di questo giro.
andiamo nel nostro angolo e facciamo le nostre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte del nostro angolo, tutte nello stesso punto. E abbiamo completato la nostra spalla. Ora andiamo a fare il nostro retro davanti. Si parte, come dicevo, dopo l'angolo sempre con le catenelle, quindi 3 catenelle, scendo nell'archetto e faccio la maglia bassa, una catenella, e ora nella maglia bassa farò il punto palloncino, 2 e 3, chiudo le 3, blocco, catenella, entro nell'arco, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, entro nell'archetto, maglia bassa, una catenella. Andiamo a fare in questa maglia bassa 1, 2, 3 maglie tirate, passo dentro, blocco, catenella, entro nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle nell'archetto, maglia bassa, una catenella, nella maglia bassa un punto puff, 1, 2 e 3, chiudo le 3, chiudo queste 2, una catenella e scendo giù a fare una maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto, una catenella soltanto, nell'ultima maglia bassa 1, 2 e 3, chiudiamo, blocchiamo, catenella, nell'archetto, maglia bassa 1, 2, 3. Entriamo nel nostro angolo e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, benissimo. E abbiamo fatto anche il nostro davanti o dietro, quello che sia. Questo è la nostra spalla, questo è il nostro davanti. Dobbiamo rifare tutto ciò che abbiamo appena fatto, quindi 1, 2, 3, che sono sempre le catenelle iniziali. Entriamo nell'archetto, maglia bassa, una catenella, nella maglia bassa il punto palloncino formato da 3 fili solo tirati, chiudo, blocco, catenella, entro nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, entro nell'archetto, maglia bassa, una catenella, 2, 3, blocco, catenella, archetto, maglia bassa, 2 e 3, una catenella, blocco, catenella, nell'archetto, maglia bassa, 1, 2, si finisce, si inizia sempre con le 3 catenelle. Ok, nell'angolino facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Come dicevo, si finisce e si inizia sempre con 3 catenelle. Finite anche l'altro lato e ci ritroviamo a chiusura. Sono arrivata alla fine anche di questo giro. Ho fatto le mie 3 catenelle, quindi vedete la maglia bassa nell'ultimo archetto, e come dicevo si inizia e si finisce sempre con le 3 catenelle. Entro nell'angolino e faccio le 2 maglie alte mancanti e blocco come vi ho già mostrato, quindi 1, 2, nella terza entro, prendo il filo e chiudo tutto insieme. Ed ecco che abbiamo finito anche il nostro terzo giro. Andiamo avanti con il quarto giro. 3 catenelle iniziali più una maglia alta. Si inizia e si finisce con 3 catenelle, quindi 3 catenelle, entro nell'archetto, una maglia bassa.
Allora, il quarto giro è semplicemente il primo, quindi dobbiamo fare tutti archettini di 3 catenelle. Quindi 3 catenelle e andiamo a bloccare queste 3 catenelle sul punto puff, proprio sulla testina del punto puff, e facciamo una maglia bassa. 1, 2 e 3 catenelle, entriamo nell'archetto, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, entriamo sulla testa proprio del punto puff, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle nell'archetto, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle nel punto palloncino, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle nell'archetto, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle e facciamo l'angolino. 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Tre catenelle nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle sul punto palloncino, maglia bassa, 3 catenelle nell'archetto, maglia bassa, e andate avanti così come vi ho mostrato per tutti e tre i lati da fare, ok? E ci troviamo alla fine giro. Andiamo adesso a chiudere il giro degli archetti, quindi 3 catenelle, entriamo nella mezza, vedete che qui abbiamo mezzo angolo, entriamo dove abbiamo fatto il mezzo angolo e completiamolo con le 2 maglie alte mancanti. Come vedete siamo qui, uniamo il giro come vi avevo già mostrato, 1, 2 nella terza catenella, entriamo e chiudiamo in questo modo. Ok, abbiamo fatto, quindi ci sono praticamente 2 giri da fare, uno con i punti puff o palloncino come dico io e uno con gli archetti. Adesso bisogna fare il punto puff, quindi il giro dei punti puff. Saliamo sempre con le 3 catenelle e a fianco una maglia alta, metà del nostro angolo. Si parte e si finisce sempre con le catenelle, che sono 3. Entriamo nell'archetto, maglia bassa, una catenella, nella prima maglia bassa andiamo a fare 2, 3, il nostro punto palloncino, blocchiamo, una catenella, scendiamo nell'archetto e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle nell'archetto, maglia bassa, una catenella, entriamo nella maglia bassa, 1, 2, 3, facciamo passare il filo, blocchiamo, catenella nell'archetto, maglia bassa e andiamo avanti così. Quindi abbiamo, come avete visto, il giro precedente, quello delle maglie, quelle degli archetti, il giro successivo, quello dei punti palloncino. Dobbiamo andare avanti con queste 2 sequenze, quindi la sequenza degli archetti e quella con i punti palloncino in continuazione. Quindi per ora andiamo avanti con il giro dei punti puff che è questo. Andiamo nella maglia bassa e facciamo il nostro punto palloncino, una catenella, entriamo nell'archetto e blocchiamo, 3 catenelle, archetto. Questo qui è il giro, come dicevo, dei punti puff. 2 e 3, 1, 2 e 3, andate nell'angolino e componete l'angolo che è formato da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E tutto qui, ragazzi.
È tutto qui. Quindi andate avanti così. Questo abbiamo fatto un lato insieme, farete anche il secondo, il terzo e il quarto, unite come vi ho mostrato. Il giro successivo sarà quello di soli archetti, quindi 3 catenelle nell'archetto sottostante, una maglia bassa, 3 catenelle sopra il punto puff, la maglia bassa, 3 catenelle nell'archetto maglia bassa e via dicendo. Gli angoli li conoscete bene, sono fatti sempre nello stesso modo, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Le catenelle sono sempre 3, si finisce sempre con 3 catenelle e si ricomincia con 3 catenelle. E adesso vi mostro come dobbiamo andare avanti. Più che come, che abbiamo già capito come andare avanti, quanto dobbiamo andare avanti. Man mano che voi fate crescere, si allarga la parte della nostra manica e del nostro busto. Quindi io sono andata avanti così come vi ho mostrato a inizio tutorial e vi ho mostrato i passaggi da fare. Sono andata avanti per circa 22 centimetri circa. 22-23 centimetri perché poi gira, quindi sono circa 23 centimetri. Ok, e quindi ho fatto allora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 giri. Ok, ho fatto 20 giri. Vi ritroverete con 20 giri con, se avete il mio stesso filato e lo stesso uncinetto, vi ritroverete con una larghezza di circa, vedete, io sto guardando da sotto l'ascella all'altra parte, sono circa 47 centimetri. Ok, se a voi necessita più ampio, ovviamente andate avanti di più. Andate avanti di più, cioè dovete misurarlo man mano che andate avanti, voi misuratelo, lo fate passare dalla testa e provate a vedere se arrivate al sottoascella. Vedete, qui è proprio il sottoascella. Praticamente voi dovete piegarlo in due in questo modo e lo misurate e provate a vedere questa parte qui nel vostro braccio, questa parte se è sufficiente per la vostra ascella. Ok, cioè se è proprio la lunghezza della vostra ascella. Se siete arrivati a lunghezza della vostra ascella, vi fermate e proseguite con me. Vi darò due opzioni. La prima opzione ve la faccio vedere sul campioncino, quindi se per caso avete bisogno di spessore sotto l'ascella, perché magari avete un seno più abbondante e quindi volete uno spessore sotto l'ascella, cioè un'ampiezza, ok, e lo faremo nel campioncino, quindi andrò avanti un pochino per farvi vedere. La seconda opzione vi mostrerò come farlo invece per la mia misura, quindi per chi a chi va bene proprio la misura così senza dover allargare sotto l'ascella, ok? Quindi vi darò sotto l'ascella che è qua e come ho fatto io, quindi vi darò due opzioni e voi sceglierete quella che desiderate. Dopodiché sceglierete la lunghezza. Vedete, io sono scesa fin qui. Quanto la volete lunga, quello lo sceglierete voi. Vedete com'è bello anche così? Con vabbè, l'avete visto ovviamente nell'inizio tutorial, e quindi sceglieremo la lunghezza. Quindi se per una ragazza magari più cortino, se per una se lo volete più lungo lo farete andare giù ancora di più. Se volete il vestitino basterà semplicemente scendere, ma quello lo guardiamo dopo. Più che altro poi dovrete scegliere se lasciarlo canotta o se proseguire a maglietta. Ok, andiamo per gradi. Ora vi mostrerò, tanto vado avanti un pochino con questo, vi mostrerò come aumentare i punti sotto l'ascella. Allora, sono andata avanti un pochino proprio per dare un pochino di realtà a questo mini sprone, ok?
Facciamo finta che io qui sia arrivata sotto alle mie ascelle, quindi io l'ho provato e questa misura mi sta bene, ok? Questa misura mi sta bene. Questa è più per una neonata, e comunque facciamo finta che mi stia bene. Io questo piccolino lo sto utilizzando proprio solo, come vi ripeto, per mostrarvi i primi passaggi, poi dopo passiamo invece a quello reale. In questo caso mostrerò a chi ha bisogno di spazio sotto l'ascella, quindi non solo per chi come me lo chiuderà, facendo combaciare parte per parte, e questo lo vedremo in ortensia, la misura quella grande, ok? Mentre in questo piccolino mostrerò a chi invece ha bisogno di aumentare questa parte, come deve fare, ok? Quindi partiamo prima da questo, cioè dal fatto di siamo arrivati alla misura del sotto ascella, ma ho bisogno di spazio. Qui non posso chiuderlo perché altrimenti mi sta stretto sul seno, ecco, per intenderci. Quindi cosa devo fare? Come vedete io sono ferma qui all'angolo. Eccomi. Anzi, si sta anche scucendo, a dire il vero. Allora, io sono ferma qui al mio angolino. La prima cosa che devo dirvi, e quella che vi ribadisco anche invece nella chiusura combaciata che vi mostro dopo, è che dovremmo terminare tutte insieme nello stesso modo, così da guardar bene insieme i passaggi. Quindi l'ultimo giro che voi farete sarà quella con i palloncini o punti puff. Ok, così noi possiamo iniziare insieme il giro degli archetti. Gli archetti, come sappiamo, sono composti da 3 catenelle, ok? Ma dobbiamo averne la coppia, quindi dobbiamo avere 6 catenelle in totale. Quindi se io vado a chiudere come io farò dopo e vi mostrerò dopo, in questo modo, solo per farvi capire, io avrò già questo archetto, poi ho queste 3 maglie, quindi sono un archetto, e queste 3 maglie sono un archetto. Se io devo fare lo spazio sotto la mia ascella, che è questa, io ho bisogno di fare altre 2 coppie, quindi devo fare 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Fatto questo, io posso entrare nell'angolino opposto con una maglia bassissima, scusatemi, con una maglia bassissima, e taglio il filo. Questo è il metodo più semplice che possiamo avere, ok? Il metodo proprio più semplice. Quindi a questo punto io taglio il mio filo. Taglio il mio filo e chiudo questa parte. Voilà, e io ho il mio lascia passare per questa parte. Allora, quindi se abbiamo bisogno di poco spazio, dobbiamo però rispettare le 3 e 3 catenelle, ok? Quindi dobbiamo sempre avere le 6 catenelle. Possiamo quindi fare 6, 12, 18, un multiplo di 6, in poche parole. Adesso facciamo la stessa cosa dall'altra parte, quindi io mi congiungo da questa parte, che è l'angolo opposto, prendo il filo, io ve la sto semplificando perché ci sono altri metodi, ma questo è un metodo semplice che è intuitivo, direi. Quindi blocco il mio filo, voi bloccatelo come sapete, e parto con 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle. Vado da questa parte e chiudo con una maglia bassissima. A questo punto posso anche evitare di tagliare il filo, giusto? E cosa faccio? Nella maglia bassa
nello spazio che abbiamo io farò una maglia bassa, poi faccio 1, 2 e 3 catenelle, entro in questo nel primo archetto, 1, 2, 3 catenelle sulla maglia palloncino, 1, 2, 3 catenelle nell'archetto, 1, 2, 3 e vado sul punto puff, archetto, 1, 2, 3, punto puff, archetto, punto puff e vado avanti così fino a ritrovarmi dove ho il mio ponte. Uno, due, tre, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Ok, 1, 2 e 3 e vado nella parte centrale, cioè qui diciamo nella parte centrale del mio ex angolo, e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3 e vado nella metà, quindi 1, 2 e nella terza faccio la mia maglia bassa, 1, 2, 3, salto le catenelle e vado nello spazio, praticamente lo spazio dentro l'ex angolo, e faccio la mia maglia bassa e continuo così. Adesso vado nell'archetto, nel punto puff, proseguite così per tutto il giro, ci troviamo sul ponte. Sono sul ponte della mia ascella, entro nell'archetto del mio ex angolo e faccio la maglia bassa, 1, 2 e 3, vado nel centro delle mie catenelle e faccio 1, 2 e 3 qua, una maglia bassa, 1, 2 e 3, vado, ecco, mi congiungo adesso con la prima maglia bassa iniziale. E come faccio? Entro nella maglia bassa, prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima. Allora, adesso noi siamo a posto sotto l'ascella, vedete? Abbiamo un bello spazio proprio sotto l'ascella. Ora, per proseguire, dovete seguire seguitemi. Per proseguire dobbiamo fare in questo modo. Vedete che qui c'è il punto puff. I punti puff si fanno sempre sfalsati, cioè se questo è qui, io avrò il mio punto puff proprio qui, ok? Quindi io che cosa faccio? Io mi sposto, adesso vado a logica, no? Mi sposto su questo archetto, quindi con maglie bassissime mi sposto sull'archetto in questo modo. Vado mi sposto su questo archetto, ok? Vado nell'archetto centrale, poi faccio la mia maglia bassa e qui devo fare il mio punto puff, quindi una catenella, entro nella maglia bassa e faccio 1, 2 e 3, chiudo, blocco, catenella e maglia bassa, e adesso 3, 1 e qui faccio il mio punto puff, ok? Una catenella, scendo nell'archetto, andate avanti da solo e ci ritroviamo sul ponte dell'ascella. Ok, sono proprio sul ponte sotto l'ascella, vedete che stavo lavorando normalmente, mi sono fermata in tempo. Allora, una catenella, ho fatto il mio archetto, una catenella, proprio qui in mezzo farò 1, 2 e 3, faccio il mio punto puff, scendo nell'archetto con una maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo, una catenella, entro e faccio il mio 2 e 3,
punto puff, catenella nell'archetto, 1 2 3, 1 2 e 3. Ok, quindi praticamente, come vedete, niente di nuovo, perché praticamente adesso noi andremo a lavorare il c'è niente da fare, andremo a lavorare la nostra ortensia in cerchio, come e adesso siete pronte per andare avanti da sole, ok? L'unica cosa è che dovete poi capire come ricominciare. Ecco, sono arrivata quindi alla fine del giro proprio per farvi vedere come mi combacio quando c'è il punto puff, perché l'abbiamo visto quando c'è quando ci sono gli archettini. Adesso ve lo faccio vedere quando c'è il punto puff. Allora, innanzitutto devo ancora lavorarne uno. Come chiudere il giro, intendo. Allora, 1, 2 e 3. Olè, scendo giù, 1 2 3 catenelle e vado a combaciarmi, vedete? Allora, qui ho fatto la mia prima maglia bassa e poi ho lavorato il mio punto puff. Adesso io cosa faccio? Devo agganciarmi nella prima maglia bassa. Magari voi, per non confondervi, quando fate la prima maglia bassa mettete magari un segnapunto, ok? Così quando vi ritrovate qui sapete che dovete agganciarvi nella maglia bassa con una maglia bassissima. Quindi abbiamo fatto le 3 catenelle, ora vado nella maglia bassa e faccio una maglia bassissima. Bene, ho chiuso il mio giro, vedete? Qui siamo al secondo giro sotto l'ascella e ovviamente mi crescerà anche il busto, perché stiamo lavorando in cerchio. Per continuare a lavorare, io guardo il lavoro sotto. Io qui ho il punto puff, sopra il punto puff ho una maglia bassa, quindi io inizio proprio da lì e vado sul mio punto puff facendo delle maglie bassissime, in questo modo. Così. Siamo quindi sopra il punto puff. Cosa faccio? Entro e faccio la mia maglia bassa. Ecco, se volete a questo punto, per non confondervi, inserite un segnapunto, ok? E dobbiamo fare il giro degli archetti, quindi dalla maglia bassa andiamo a fare, a me non serve, andiamo a fare le nostre 3 catenelle. Sì, così entriamo. Ok, 1 2 e 3 e andiamo sul punto puff. Quindi adesso sapete come andare avanti. Ora vi mostro questo. Ok, guardate che carino che è. Vedete che abbiamo allargato la parte proprio del sotto ascella e quindi per chi aveva questa necessità adesso sa come fare. Per chi invece non vuole aumentare la parte sotto l'ascella, e seguite il tutorial che adesso vi mostrerò, perché vi faccio vedere da dove invece con il progetto reale come iniziare senza fare questo ponte sotto l'ascella, come sono andata avanti io, ok? Di pari passo. Sono arrivata all'altezza del mio scalfo. Io mi sono fermata a circa 24 centimetri. Vedete? 24 centimetri circa. E ho fatto esattamente, partendo proprio dal primo giro, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 giri in totale. 20 giri in totale.
Fermatevi, solo una piccola accortezza, fermatevi dopo aver fatto il giro. L'ultimo giro deve essere quello dei palloncini, così ci troviamo tutte nello stesso momento in cui dover poi congiungerci sotto l'ascella per andare avanti, e andremo avanti tutti insieme, ok? Ora posizioniamoci in modo tale da avere il dritto verso di noi e il rovescio, rovescio con rovescio. Prendiamo il filo a nuovo. Abbiamo detto che l'ultimo giro che abbiamo fatto è quello con i palloncini. Ok, così partiamo tutte insieme. Allora, mettiamo, c'è un vento incredibile. Allora, mettiamo angolo contro angolo. Facciamo passare, io ho agganciato il filo all'uncinetto, facciamo passare l'uncinetto e prendiamo il filo a nuovo, agganciamolo e facciamo la nostra maglia bassa, e così abbiamo praticamente chiusa da una parte all'altra. Vedete? In questo modo abbiamo agganciato le due parti. Ora, qui abbiamo un po' troppi fili. Ok, andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3. Ci agganciamo proprio qui nella prima maglia, vedete, nella seconda, chiedo scusa, nella seconda maglia alta, e facciamo una maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, andiamo nella successiva, 2, 3 catenelle, andiamo sul punto puff e procediamo come sempre abbiamo fatto. Ok, quindi facciamo il giro di soli archetti. Andiamo avanti così fino a ritrovarci all'angolo opposto. Ok, sono arrivata nell'altro angolo, ho fatto la mia maglia bassa nella prima maglia alta che mi ritrovo dell'angolo. Ora faccio le 3 catenelle, congiungo i miei due angoli, rovescio con rovescio, passo dentro e faccio la mia maglia bassa. Ora riapro l'angolo, 3 catenelle, la prima maglia bassa sulla seconda maglia alta dell'angolo sottostante, 3 catenelle, e procedo come da schema ortensia. Questa è l'una. Ecco, che normalmente io ho 2 cagnolini, ho 2 chihuahua. Normalmente cosa succede? Che se solo sentono un lieve rumore dietro la porta già abbaiano. Se suonano, allora è finita. È finita, è quello che è successo prima. Iniziano ad abbaiare e non finiscono più. Poi non so come mai riescono a percepire se c'è un intruso o qualcuno che conoscono. In questo caso era un intruso e quindi l'abbaio è molto più prepotente, no? Fanno la guardia nel vero senso della parola. Andiamo avanti comunque tornando a noi. Io sto andando avanti come vedete con 3 catenelle e la maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle e maglia bassa nel punto palloncino. Andiamo avanti così e ci congiungeremo da dove siamo partiti. Sono arrivata proprio dove siamo partiti, quindi faccio la stessa cosa, ho le 3 catenelle, la prima maglia bassa sulla prima maglia alta che trovo, 1, 2 e 3 catenelle, e mi congiungo con la prima maglia bassa che ho fatto, con una maglia bassissima. Ecco qua. E adesso ci siamo. Abbiamo praticamente chiuso il giro. Vi mostro dove siamo. Stiamo lavorando, vedete?
stiamo lavorando adesso soltanto sulla parte avanti e la parte dietro, ovviamente chiudendo il giro, ok? Quindi da una parte all'altra. Allora, come si procede ora? Mi sposto con una maglia bassissima al centro di questo archetto, quindi cerco di entrare nella parte centrale, faccio una maglia bassissima, una catenella, rientro dentro, prendo il filo e faccio una maglia bassa, 1, 2 e 3 catenelle, entro nell'archetto successivo e faccio una maglia bassa, una catenella, entro nella maglia bassa e faccio 2, 3, il mio punto puff. Una catenella, scendo e faccio la mia maglia bassa nell'archetto e proseguiamo come da schema Ortensia e ci ritroviamo dove trovo delle difficoltà. Adesso vediamo se ne trovo qui, ma non credo proprio. Io finisco il giro. Sono arrivata alla fine del giro. Vedete, ho fatto la mia maglia bassa in quest'archetto, qui c'è l'angolo, ok? Ovviamente io seguo lo schema Ortensia, appunto, quindi ho fatto la mia maglia bassa qui, la catenella e ora proprio qui in mezzo, vedete dove praticamente c'è l'unione, faccio il mio punto palloncino con solo 3, come al solito, maglie alte non lavorate chiuse insieme, una catenella e mi vado a fermare, quindi praticamente mi chiudo il giro entrando nella maglia bassa, la prima che abbiamo fatto, e faccio una maglia bassissima e ho chiuso il mio giro. E ora vi faccio vedere che anche dall'altra parte non mi sono fermata a mostrarvelo perché era, vedete, questa è la parte opposta, questo è lo scalfo, questo è lo scalfo e questa è la parte opposta, quindi qui sotto ma vi viene proprio di conseguenza, ok, fare il punto puff proprio nel centro come abbiamo fatto anche in questo scalfo. Adesso vi consiglio di provarlo perché stiamo arrivando nella zona seno e quindi dovete verificare se vi sta, ok? Se stiamo andando nella direzione giusta. Nel caso in cui voi abbiate un seno più prosperoso e quindi abbiate bisogno di più spazio, cambiate ulteriormente l'uncinetto, quindi dal 3,5 passate al 4, ma se non dovesse bastare questo cambio, allora aumentiamo le catenelle. Quindi anziché fare le 3 catenelle in questo punto, io lo farò un po' più giù per farlo, renderlo a campana. Ok, dovete aumentare le catenelle, quindi dove ci sono le 3 catenelle, anziché 3 ne farete 4 e ovviamente cambia anche qua, perché dove c'è il punto palloncino, anziché una catenella e il punto palloncino farete 2 catenelle, punto palloncino e 2 catenelle, ok? Quindi in questo modo si allargherà decisamente, cioè decisamente si allargherà, quindi vi darà lo spazio sufficiente per il vostro giroseno, ok? Quindi detto questo, se per caso vi rendete conto che aumentare come io vi sto dicendo è troppo, se è troppo, allora io vi consiglierei, se è troppo, quindi non serve fare questo aumento, però provatelo. Io adesso lo proverò, ma sicuramente io ci sto dentro. Però voi provatelo, se avete fatto un giro scalfo, ok, dovreste avere anche una misura giusta anche per il vostro torace, il vostro seno. Ok, nel caso contrario, continuate ad aumentare il numero dell'uncinetto, mi ripeto,
quindi progressivamente, di metà uncinetto a metà uncinetto, altrimenti se vedete che continua ad essere stretto, vi conviene aumentare le catenelle come appunto vi ho detto. Io vado avanti adesso, quindi basta fare dei giri di andata e ritorno. Io vado avanti così, quando ci sono delle variazioni ve le faccio sapere. Mi sono accorta di una cosa: allora, quando noi dobbiamo fare diciamo l'unione, no, del giro con le maglie basse, vi ho fatto vedere come si fa. Praticamente voi andate sulla maglia bassa e fate una maglia bassissima, no, per unire il giro, e poi vi spostate al centro della dell'archetto e partite con una catenella e una maglia bassa qui, e poi facciamo tutti archetti da 3 con le maglie basse sull'archetto, e questo va bene per il giro con gli archetti. Ma quando dobbiamo fare il giro con i punti puff, vedete, io mi sono fermata qui, mi sono unita in questo punto dove c'è la maglia bassa, vedete proprio qui. Io cosa faccio? Devo fare il punto puff proprio dove mi sono fermata, quindi io farò una catenella, tiro su, altezza più o meno maglia alta, poi prendo il filo, rientro nella prima nella maglia bassa sottostante da dove siamo partiti, e faccio la seconda e la terza, quindi chiudo come faccio sempre, in questa maniera. Una catenella, scendo nell'archetto e faccio la mia maglia bassa. Ok, quando io arriverò da questa parte mi aggancerò ovviamente al punto palloncino, e proseguo come sempre. Ok? E quindi era solo per farvi vedere che la partenza col giro del punto palloncino era differente, quindi ho preferito rientrare nella registrazione per mostrarlo a chi magari poteva trovarsi in difficoltà. Spero vi serva. Vedete, io sono andata avanti, poi ho scelto di cambiare il filato per dare un po' di vivacità, ma non solo, anche perché avevo notato che di questo filato, del quale vi lascio comunque il link sotto il tutorial, di questo filato non ne avevo a sufficienza, ed è l'amigurumi cotton. Non c'è il colore bianco in questo momento, quindi ho pensato di diversificare con una cake che io avevo, che è molto simile a una delle cake nuove che sono uscite. Quindi, a parte quello, no, che vi volevo far vedere, che sono andata avanti senza far nessuna modifica, quindi io non ho modificato neanche il numero di uncinetto, e vi voglio far vedere come mi unisco appunto quando c'è il giro del punto palloncino. Quindi io arrivo nell'archetto con la maglia bassa, faccio una catenella, e poi vado nella prima, vedete qui ho fatto il mio punto palloncino, entro, prendo il filo e lo porto nella solina, quindi con una maglia bassissima io ho chiuso il mio giro. Ora, sul punto palloncino io ho sempre una maglia bassa, quindi parto con una catenella, rientro nello stesso punto e faccio una maglia bassa, quindi 1, 2, dicevo 1, 2 e 3 catenelle, entro nella solina e faccio la mia maglia bassa, e continuo così. Quindi la maglia bassa sul punto puff, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto. Ci ritroviamo quando finisco il giro, vi faccio vedere anche il passaggio quando invece dobbiamo iniziare il punto palloncino. Eccolo qui che siamo arrivati alla fine del giro dei soli archetti. Io ho fatto le mie 3 catenelle, mi aggancio nella prima maglia alta senza caricare il filo, nella prima maglia bassa, e inserisco nella solina. Ok, vedete che siamo praticamente sopra il punto puff, quindi io mi devo spostare di metà di questo archetto e mi sposto con dei punti bassissimi, così sono praticamente al centro, faccio una maglia bassa,
vedete io sono qui, ho fatto una maglia bassa, una catenella, entro, perché il punto puff l'avete già fatto sicuramente, che dobbiamo fare adesso va tra un punto puff e l'altro, quindi in centro qui. Entro e faccio il mio punto puff. 1, 2 e 3. Quindi, come avete notato, potete trovarvi una catenella, poi scendo. In più, ecco perché vi sto facendo vedere le varie opzioni per partire, ok? Per non lasciarvi con un dubbio, ok? Io sono qui, non è però come mi ha fatto vedere Marina, sono in un punto diverso. Come faccio a ripartire? Così almeno voi avete i vari punti, i vari modi di poter ripartire, ok? Non vi preoccupate, andate avanti, cercate sempre una soluzione perché la soluzione c'è sempre e andate esattamente avanti come vi ho mostrato in tutto il tutorial. Punti palloncini, catenella, maglia bassa e via. Ok? Quindi adesso dovrebbe essere chiaro anche come ripartire, come chiudere il giro e ripartire in modo diverso da quello che vi ho fatto vedere all'inizio. Quindi vi potrete trovare in varie situazioni. In queste situazioni e sapete come ripartire. Io adesso vado avanti fino alla lunghezza della mia canotta, che poi più che canotta è una maglietta, adesso vediamo come definirla, della mia canotta e vi mostro, se farò una bordura o meno. Io penso di essere arrivata, senza penso, l'ho provata e di essere arrivata alla misura desiderata. Ora vi dico quanti centimetri ho realizzato in totale. Sono circa 49 centimetri. Eccolo, 49 centimetri. A questo punto ho pensato di diversificare, quindi la parte finale, perché possiamo lasciarla anche così, tipo una canotta un pochino più corta, ok? Anche per le ragazze, insomma, o per chi la vuole più corta, e altrimenti possiamo proseguire e fare cioè possiamo farlo anche a vestitino, continuando nello stesso identico modo si realizza il vestitino, quindi semplicemente allungandolo. Io invece mi fermo a 49 centimetri e inizio una bordura. Adesso vediamo di quanti centimetri voglio farla. Inizio a fare la bordura. È la stessa bordura che ho fatto per scaccomatto, proprio mi piace quella bordura, ci sta bene anche con questo disegno, quindi a questo punto procedo in questo modo. Ok, allora io ho finito l'ultimo giro dove ci sono gli archetti, vedete? Quindi se riuscite a finire anche voi con l'ultimo giro archetti, e partiamo proprio da dove siamo, quindi io sono su una maglia bassa, facendo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più 2 catenelle che sono quella di separazione. Filo sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia bassa e faccio una maglia alta e quindi abbiamo creato la prima V. Ora vado nella maglia bassa successiva, quindi saltando questi archetti, nella maglia bassa successiva e faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro e faccio una maglia alta. Nella maglia bassa successiva rientro, maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta e vado avanti così. Quindi su ogni maglia bassa che troviamo facciamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta e continuiamo così per tutto il giro. Quando arriviamo alla fine del giro facciamo l'ultima V, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta,
ci agganciamo nella prima V che abbiamo creato, contando dall'inizio 1, 2 e 3, vedete 3 maglie, entro nella terza con la testa dell'uncinetto scarico, prendo il filo, lo porto nell'asolina e ho praticamente chiuso il mio giro. Ora mi devo portare, e questo è quello che voi farete ad ogni giro, mi devo portare qui proprio nella V centrale, quindi con una maglia bassissima entro nella maglia centrale, faccio una catenella, 2, 3 e sono la prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro e faccio la mia maglia alta e ho ricomposto di nuovo la mia prima V. Ora vado in quella successiva e di nuovo, quindi entro proprio dentro questa V e faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta e così via. In ogni V farò una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. In questo modo andate avanti ovviamente per la lunghezza che desiderate. Quando rientrate e vi agganciate qui nella prima V, 1, 2, 3, sempre nella terza maglia, 1, 2 e 3. Vi agganciate come abbiamo fatto qui nel primo giro con una maglia bassissima e poi vi portate al centro di questa V con una maglia bassissima e ricominciate quindi 3 catenelle più 2 di separazione più la maglia alta sempre nello stesso punto. Se nel caso in cui voleste allargare di più la parte centrale è semplicissimo, anziché fare 2 catenelle di separazione ne farete 3, quindi una maglia alta, 3 catenelle di separazione, una maglia alta. Se lo fate per tutto il giro vi si allargherà moltissimo, quindi se per caso invece volete allargare di poco potete fare una V con 3 catenelle ogni 10 per esempio, ok? Quindi ogni 10 V con 2 catenelle di separazione ne farete, non so, una con 3 catenelle di separazione. Provate a fare un giro in questo modo e vedete quanto vi si allarga. Ovviamente il mio consiglio è quello: se fate un aumento in questo modo ogni 5, ogni 6, ogni quanto volete, però ricordatevi di mettere un segnapunto sul punto in cui avete allargato, in modo tale da ritornare a fare lo stesso aumento nello stesso punto, ok? Quindi se lo fate ogni 10 metterete un segnapunto, se non ce l'avete anche solamente un filo colorato legato, ok? Non serve che poi dovete scioglierlo e andare avanti, voi sapete che nella fila dove c'è il filo legato voi dovete fare l'aumento, quindi decidete voi quanto il fondo sarà ampio. Io lo lascio così e vado avanti solo con maglia alta, 2 catenelle e maglia alta e vediamo per quanto andrò avanti. Farvelo vedere anche indossato, così vedete che non rimane, vedete? Non rimane aderente. Vedete? Aspettate. Ecco, forse così lo vedete meglio. Quindi mi riaggancio, faccio una finta maglia bassa, rientro dentro, stiamo parlando del primo spazio dentro la V, ok? E faccio una maglia bassa. Bene, tiro il filo dietro ed eccola qua. Ora andiamo nella V successiva e andiamo a fare 7 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Nella V successiva entriamo e facciamo una maglia bassa. Andiamo nella V successiva e di nuovo 7 catenelle, 7 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nella V successiva una maglia bassa e continuiamo così fino a finire il nostro giro. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Maglia bassa in quella successiva. E così mi sembra molto più rifinito. A parte il fatto che guardate quanto me ne rimane ancora, quindi io potrei andare giù per fare, non dico un vestitino perché non ce la faccio, però potrei farlo effettivamente più lunga e non è detto che non lo faccia. Quindi da una canotta diventa un mini abito. Ma intanto vi faccio vedere come viene la bordura, guardate che semplicissima, ma è molto più rifinita di prima, no? Questa era prima e questa è dopo. Poi deciderete voi se proseguire in questo modo o no. Ok? Io per ora faccio tutto il giro e ci troviamo poi dopo. Allora, combinazione io finisco nel modo giusto, ma non ho fatto nessun calcolo, Cioè, vedete che io ho fatto l'ultimo ventaglietto qui e in questa V ho una maglia bassa e quindi io così chiudo il mio giro. Ma supponiamo che voi non finite in questo modo, ok? Supponiamo che voi arrivate in modo diverso da me, cioè, aspettate, vi faccio una maglia, un ventaglietto qui, anche se qui mi va la maglia bassa, 5, 6 e 7. Ok, facciamo finta che arriviamo in questo modo. Quindi praticamente vedete che io ne ho uno vuoto e qui ho la maglia bassa. Non posso neanche andare così, vedete? Perché altrimenti mi fa questo difetto. Quindi dobbiamo inventarci una soluzione. Allora, io direi di fare in questo modo. Farei metà e metà delle maglie, ok? Quindi io ne farei uno così. Quindi 3 le faccio qui, 4, 5, 6 e 7. Faccio un ventaglietto praticamente allungato e poi vedete mi ritrovo a questo punto, entro e faccio la mia maglia bassa. Allora, è ovvio che non è un ventaglietto perfetto. Questo è il ventaglio perfetto, cioè le 7 dentro la V, e questo non lo è. Però ragazze, cioè, sfido chiunque a cercarlo. Attenzione, perché poi qui io ovviamente non ho la maglia bassa, quindi quando voi fate la maglia bassa, se vi ritrovate con una V qui, praticamente qui, una V in più, e vedete che non è che c'è molta differenza, cioè lo nascondiamo piuttosto bene. Ripeto, io qui per fare ho diciamo causato l'errore, quindi vedete che io tra un ventaglietto e l'altro non ho la mia maglia bassa perché l'ho causato l'errore, ok? Però nel caso dovesse succedere a voi, vedete, io qua in questo ventaglietto dovrei avere la maglia bassa, ok? Nel caso vi succedesse anche voi, dividete il ventaglietto nelle due V finali, ok? E così vi trovate ad avere un ventaglietto magari più aperto, però è un ventaglietto che comunque era quello che pensavo di fare nel caso in cui mi trovassi male con il numero dei ventaglietti. Adesso finisco 4, 5, 6 e 7. Bisogna sempre trovare il modo
E questo anche, no? Essere creativi e trovare il modo di ingannare l'occhio, ok? E così noi ci congiungiamo. Io posso tagliare il mio filo e pensare adesso a rifinire le mie maniche. Ok, lo sistemo un attimo. Vedete, mi piace di più con la rifinitura così, perché solo con questo sentivo che mancava qualcosa. Guardate che carino così. Mi piace moltissimo, molto 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 molto. Ok, adesso pensiamo a sistemare le nostre maniche. Allora, io avrei pensato di fare, innanzitutto vorrei fare un giro di maglie basse e poi voglio chiudere un pochino il mio scalfo perché è un po' troppo ampio per me, quindi io lo chiuderei un pochino. Ovviamente torno col mio amigurumi perché voglio stare bianco su bianco, e quindi partirei, per quanto riguarda voi potete partire in qualsiasi punto, per quanto riguarda me io voglio chiudere questi due archetti insieme, vedete qui così. Quindi io parto da questa maglia bassa, quindi se vi ritrovate a dover stringere un pochino fate come me, altrimenti voi farete tutte maglie basse, ok? Quindi io parto da qui e faccio la mia prima maglia bassa, poi entro in questo archetto, maglia bassa, e adesso io mi congiungo con l'altro archetto qui e faccio una maglia bassa e poi qui lo cucirò in questo modo, ok? Perché voglio proprio che questo pezzo non ci sia, quindi dall'archetto sono passata all'archetto successivo, così mi si stringe un pochino. E poi qui ovviamente con 2 punti di ago e filo si fa tutto. Allora in questo archetto facciamo una maglia bassa, poi andiamo nella maglia bassa, una maglia bassa, e qui invece abbiamo Gaia. Le sentite sempre in ogni mio video. Vado sul punto puff con una maglia bassa, entro nella maglia bassa e faccio una maglia bassa nell'archetto, 1 e 2 maglie basse, sulla maglia bassa una maglia bassa, sul punto puff una maglia bassa, nella maglia bassa una maglia bassa, nell'archetto 2 maglie basse. Ok, diamo un occhio per vedere se non fa. È perfetto, perfetto. Quindi abbiamo fatto 2 maglie basse nell'archetto, una maglia bassa sulla maglia bassa, una maglia bassa sul punto puff, una maglia bassa sulla maglia bassa e 2 maglie basse nell'archetto. Di nuovo maglia bassa sulla maglia bassa, una sul punto puff, una sulla maglia bassa, 2 nell'archetto e di nuovo una sulla maglia bassa, uno sul punto puff, uno sulla maglia bassa e 2 nell'archetto, e procedete così per tutto il giro della vostra manica. Ho proseguito per tutto il giro manica, ho fatto l'ultima maglia bassa sulla maglia bassa, ora mi aggancio sulle prime 2 maglie basse e il primo giro l'abbiamo fatto. Ora la cosa che voglio fare è controllare se tutto va bene, quindi se gira bene nella manica e se questa piccola modifica che ho fatto è sufficiente per me. Quindi controllate anche voi che non vi faccia difetto, vedete? Questa è perfettamente dritta, quindi non fa nessun difetto, controllatela anche voi prima di andare avanti. Ok,
pensato di fare un accenno di manica, per ora è un accenno, adesso vediamo se poi ho voglia di proseguire e farla più lunga, ok? Quindi cosa faccio? Allora, innanzitutto mi riaggancio sulla manica, vedete che questa è la mia manica, io mi aggancio, io ho questo archetto e questo archetto, questo e questo, mi aggancio in questo archetto, filo a nuovo, riprendo ovviamente il mio filo bianco, ok, faccio una finta maglia bassa, poi una maglia bassa e adesso faccio le mie 3 catenelle, 1 2 e 3, e vado dalla parte opposta, quindi archetto opposto, ok? Questa è l'ascella e qui c'è proprio la punta della mia ascella, archetto opposto, e ho fatto il mio archetto e adesso 1 2 e 3 vado sul punto puff, 1 2 3 nell'archetto, 3 punto puff e continuo praticamente il giro che ho sempre fatto, ok, nella manica, solo che non ci sono più gli angoli, quindi andiamo in tondo come abbiamo fatto per il corpo. Proseguiamo così e ci troviamo a fine giro. Sono a fine giro, sto parlando ovviamente della mia manica, e quindi vedete che qui abbiamo fatto il primo archetto, questo, quindi io mi congiungo facendo 1 2 3 4 sì, buono, andiamo 3 catenelle e vado a chiudere il giro con una maglia bassissima. E ora controllo cosa devo fare. Allora, guardiamo bene il disegno. Questo è il punto puff, quindi io non devo farlo qua sopra, ma lo devo fare qui. Ok, questo è il punto puff, quindi il punto puff, l'altro lo devo fare qui sotto. Ok, per evitare tutto questo, e visto che io sono abbondante come manica, io farò il mio punto puff proprio centrale, in modo tale che, questo per farvi capire bene il mio ragionamento, qui non devo farlo, dovrei farlo qui il punto puff, dall'altra parte qui non devo farlo, dovrei farlo qui, a questo punto lo faccio in centro, ok? Quindi cosa faccio? Mi sposto in questo modo e vado in centro a questa catenella, faccio una catenella, tiro sul filo e faccio il mio punto puff, quindi 1 2 e 3, chiudo le prime 3, chiudo l'altra maglia. Allora vado in questo qui, proprio nel primo archetto, e faccio la mia maglia bassa. Poi, scusate, ho dimenticato la catenella. Catenella, vado nell'archetto e faccio una maglia bassa, una catenella, 2 3, Marina inizia a dare i numeri, quindi ho fatto 3 catenelle, vado nell'archetto e faccio una maglia bassa, una catenella di separazione e vado a fare 1 2 e 3 fili tirati per fare il mio punto palloncino, ok? Chiudo, catenella, scendo nell'archetto e faccio una maglia bassa, 1 2 3 catenelle di separazione, vado nell'altro archetto e faccio una maglia bassa, una catenella, vado nella maglia bassa, 1 2 3, chiudo le prime 3, chiudo anche l'altra asolina, una catenella, scendo nell'archetto, una maglia bassa. Praticamente, a parte le ruppie che ho fatto, chi è di Torino sa di che cosa parlo, comunque gli sbagli che ho fatto, che ho corretto insieme a voi, è esattamente lo stesso identico schema,
e quindi quando arriviamo qui ci agganciamo sulla maglia alta e vi ho già fatto vedere come ripartire quando facciamo questo giro e continuiamo finché non arriviamo alla misura che desideriamo, ok? Io adesso vado avanti un pochino, poi se faccio delle modifiche vi faccio vedere. Forse è un po' tardino, è meglio che vada a dormire. A dopo. Allora, io sono andata avanti per circa 6 giri, anzi, senza circa, andiamo a guardarli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri. Sono andata avanti poco, quindi 6 giri. Voi andate avanti quanto desiderate, quanto volete che si allunga la vostra manica. Se volete stringerla, fate come sto facendo io in questo momento, perché io adesso sono già andata a stringere, attenzione, di 2 e vi spiego come. Anziché 3 catenelle in quest'archetto ho messo 2 catenelle, quindi sono andata a stringere il mio giro, ok? Quindi per andare a stringere i miei giri, come io vi dicevo, per ridurre un po' l'ampiezza, ho inserito, anziché solo l'archetto è variato, anziché 3 catenelle ne ho messe 2 e qui ci sta. Poi nel giro successivo ancora io cosa faccio? Ovviamente farò il mio giro normalmente, ok? Quindi io riparto dalla mia maglia bassa aspettate che faccio ancora, ok, dalla mia maglia bassa sul mio punto palloncino e qui devo fare il giro di tutti gli archetti, quindi io faccio semplicemente una sola catenella, vado nell'archetto e faccio una maglia bassa, quindi anziché 3 qui ne ho fatte 2 e anziché 2 adesso faccio solo una catenella. Quindi di nuovo una catenella e vado sul mio punto puff, una catenella e vado nel mio archetto, una catenella e vado nel mio punto puff e continuo così, una catenella e vado nel mio archetto, una catenella e vado sul punto puff. Ovviamente in questo modo noi andiamo a restringere di molto il giro. Io sono praticamente nel penultimo giro, io farò ancora il giro con gli archetti e l'ultimo giro con i punti puff, ok? Quindi quello degli archetti l'avete già visto, io metto una sola catenella, mi ripeto, normalmente abbiamo 3 catenelle, ok? Quando abbiamo l'archetto facciamo 3 catenelle. Successivamente, anziché 3, ne ho fatte 2, perché altrimenti si stringe di colpo. Ne ho fatte 2. Ho fatto il giro degli archetti con 2, il giro con i punti e palloncino con 2 catenelle nell'archetto, quindi qui non cambia niente, con 2 catenelle nell'archetto. Il giro successivo faccio una sola catenella nell'archetto. Ora finisco tutto il giro e poi farò il giro dei punti puff che vi faccio vedere. Allora, sono arrivata alla fine del penultimo giro. Ho fatto la mia catenella, vado a chiudere il giro entrando nel mio punto basso, prendo la maglia e la porto all'interno della mia asolina. A questo punto vedo che io sono proprio sopra il punto puff, quindi non posso fare il punto puff qua sopra come già vi avevo mostrato, quindi passo nell'archetto da una catenella con una maglia bassissima, poi entro ancora dentro il mio punto basso con una maglia bassissima e qui posso fare il mio punto palloncino. Tiro come sempre faccio una maglia, porto il filo dentro la catenella, entro, tiro su questa maglia, poi prendo il filo e rientro. 1, 2 e 3 volte, chiudo le 3 volte, chiudo anche questo, una catenella, entro nell'archetto subito sotto e faccio una maglia bassa. Quindi come vedete non è cambiato nulla, cambia qui perché io faccio solo una catenella anziché 3 inizialmente, anziché 2 verso la fine, quindi io verso
praticamente questo è l'ultimo giro, faccio solo una catenella, come ho fatto nel giro precedente dei soli archetti. Quindi tutti gli archetti nell'ultimo giro saranno con una sola catenella. Se vi va di stringere, perché se non vi va di stringere, continuate con le 3 catenelle, o addirittura se volete allargare, anziché 3 catenelle nell'archetto, sto parlando, si aumenta solo nell'archetto, quindi anziché 3 catenelle potrete metterne 4. Ok, io invece devo stringere, quindi una catenella e vado nell'archetto con una maglia bassa, una catenella, entro adesso nel mio punto basso, quindi non cambia niente, cambia solo il numero, quindi non vi preoccupate, il numero delle catenelle del nostro archetto. Ok, faccio la mia maglia bassa, una catenella e vado nell'archetto successivo, una catenella, vado nella maglia bassa, 1, 2, 3, chiudo le 3, blocco, una catenella, entro nell'archetto, una maglia bassa, una catenella, vado nell'archetto successivo, una maglia bassa e vado avanti così. 2 e 3, chiudo, blocco, catenella, vado nell'archetto, maglia bassa, una catenella, vado nell'archetto successivo, una maglia bassa, una catenella e qui andrò a fare il mio punto palloncino. Quindi, come avete visto, lo schema non cambia, ma avremo una manica non così abbondante, ecco. Dopo vi mostro, adesso finisco il giro, vi mostro per bene. Ho finito il mio ultimo giro, allora vi faccio vedere una cosa. Come vedete, aspettate che cerco di, ecco, faccio vedere questo. Allora, dallo scalfo, ok, io avevo circa 22 centimetri, 23, ok, diminuendo io ne ho soltanto 19, quindi quei centimetri in meno hanno fatto sì che la mia manica si chiudesse leggermente. Ok, se io continuavo ovviamente avrebbe mantenuto bene questa riduzione e quindi mi formava una manica più stretta. Più di così non si può stringere. Io lo trovo perfetto proprio come apertura manica, ok? Quindi la manica l'abbiamo fatta, adesso vorrei solamente aggraziare un pochino di più il collo, anche se mi piace moltissimo così, sono molto indecisa. Magari per riprendere questi punti palloncino gli farei un punto in canto d'onda qui sopra. Prova a vedere come viene con voi, così vediamo se ci piace o meno. Volendo la possiamo lasciare anche semplice. Ecco, disfatto il pezzo, arrivo, Allora, agganciamo il filo per chi volesse fare una bordura, Adesso vediamo se ci piace. Noi ci proviamo. Per chi vuol fare una bordura, io consiglierei, allora, quasi quasi prendo l'uncinetto del 3, perché questo è il 3,5. Io ho preferito uncinetto numero 3, mi aggancio col filo a nuovo e faccio una maglia bassa, semplicemente. Poi facciamo 3 catenelle. Prendiamo il filo, entriamo nella prima e nella seconda maglia della nostra maglia bassa. Ve lo faccio rivedere. Allora, questa è la maglia bassa, il punto in canto d'onda, ok? Questa è la maglia bassa che adesso chiudo. Vedete che ha 2 costine, 1 e 1, 2, 1 e 2, queste 2. Ora facciamo 3 catenelle, filo sull'uncinetto ed entriamo proprio dove ci sono queste 2 costine. Eccole qua.
prendiamo il filo, chiudiamo le prime 2 asoline e teniamo l'altra, quindi non è una maglia incompleta. Teniamo e ne abbiamo 2, vedete 2 asoline sull'uncinetto. Filo sull'uncinetto, rientriamo nelle 2 costine, come vogliamo chiamarle, e facciamo la stessa cosa. Questa è la seconda volta e adesso di asoline ne abbiamo 3. Filo sull'uncinetto, rientriamo ancora una volta, chiudiamo le prime 2 asoline e ne abbiamo 4. Filo sull'uncinetto e le chiudiamo tutte e 4. Ora questa maglia che si è formata la appoggiamo sul nostro bordino e vediamo dove ci indica che dobbiamo fermarci. Qui, vedete? Vedete dov'è l'asolina e la maglia è questa. Quindi entriamo con l'uncinetto scarico, prendiamo il filo e facciamo una maglia bassa. Ricominciamo da capo. 3 catenelle, entriamo nelle 2 costoline, 1 e teniamo la maglia. Entriamo per la seconda volta, chiudiamo le prime 2 e abbiamo 3 asoline, entriamo per la terza volta e in totale ne abbiamo 4 sull'uncinetto. Prendiamo il filo, le chiudiamo tutte e 4. Ora ci appoggiamo nuovamente e vediamo che dobbiamo entrare qui. Vedete che ce lo dice proprio lui dove dobbiamo agganciarci, qui. Vedete? Qui. Entriamo e facciamo una maglia bassa. Ripetiamo. 3 catenelle, entriamo nell'asolina, facciamo una maglia alta incompleta per 1, rientriamo nell'asolina, 2, rientriamo ancora e 3. In totale abbiamo 4 asoline che chiudiamo insieme, appoggiamo la nostra maglia per vedere dove va, qui, e facciamo la nostra maglia bassa. Vedete? E riprende un pochino anche il disegno, secondo me non viene male. Proviamo ad andare avanti, vado avanti a un pezzettino. Continuate così, così come vi ho mostrato. Quando arrivate all'angolo, fate in modo di finire la vostra onda proprio nell'angolino, ok? Quindi la maglia bassa va proprio nell'angolino, così. Vedete, io potevo magari mettermi qui, però io finisco, vedete, questo è l'angolo, la maglia bassa la finisco proprio qui nell'angolino e da qui ricomincio. Ecco, un'altra cosa, la parte davanti avrà le stesse onde che la parte dietro, quindi fate attenzione a questo, ok? Se non vi torna, allargate un pochino di più, cioè anziché puntare l'uncinetto, che so, qui, lo punterete un pochino più indietro o un pochino più avanti, però fate in modo che siano le stesse onde dal davanti devono essere uguali a quelle di dietro e quelle sulla spalla uguali all'altra spalla. Ecco, sono piccole accortezze, ma sono facilmente sistemabili. Quando arrivate con l'ultima ondina, vi inserite nella prima maglia bassa, fate una maglia bassissima e tagliate il filo. E ora non ci rimane che indossarla e vedere se ci piace con la decorazione oppure no. Ora ve la mostro. Ed eccola finita. Io spero che vi siate divertite tantissimo insieme a me a realizzare questa, come l'ho realizzata io, è una maglietta Ortensia. Io non so come voi la vorrete realizzare o come l'avete già realizzata, se canotta o maglietta. Ma in ogni caso sarà uno spettacolo, lo so già perché siete tutti bravissimi. Avete visto che l'ho lasciata morbida sotto, ma vi ho fatto vedere tutti i passaggi. Spero di essere stata chiara e che tutti quanti siate riusciti a realizzare il vostro Ortensia. Mi raccomando, se non siete iscritti,
iscrivetevi al mio canale, continuate a seguirmi. Vi abbraccio tutti quanti. A presto!